In questa lezione ci occupiamo di studiare i piani nello spazio. Intuitivamente possiamo pensare ad un piano nello spazio come a una superficie che si estende all'infinito. Supponiamo di avere un sistema di riferimento. O è l'origine, x è l'asse delle ascisse, y è l'asse delle ordinate, z è l'asse delle quote. Otteniamo subito in eredità da questo sistema di riferimento tre piani detti piani coordinati: il piano xy, il piano xz e il piano yz. L'equazione che rappresenta il piano nello spazio può essere scritta in questa maniera: ax più by più cz più d uguale a 0, dove a, b e c sono numeri reali non tutti contemporaneamente uguali a 0. D è un numero reale che può essere tranquillamente uguale a 0. Esistono tre modi per determinare un piano nello spazio. Il primo modo: assegniamo un punto P appartenente al piano e un vettore ortogonale ad esso non nullo. Un secondo modo è assegnare un punto appartenente al piano, due vettori paralleli al piano e linearmente indipendenti fra di loro, ed infine l'ultimo modo è assegnare tre punti non allineati. A questo punto vediamo di risolvere un esercizio. Sia dato un punto P di coordinate 1, 0, 1 e un vettore n ortogonale al piano stesso che abbia questa forma: n uguale j più 2k, dove ricordo che j è il versore dell'asse delle ordinate, l'asse delle y, e k è il versore dell'asse delle quote, l'asse z. A questo punto il primo passo che dobbiamo fare è mettere questo vettore in una forma più compatta: 0, 1, 2, dove 0 rappresenta il coefficiente del versore i, quello dell'asse delle ascisse, che non è presente. 1 rappresenta il coefficiente del versore j e 2 rappresenta il coefficiente del versore k, quello dell'asse delle z. Sappiamo dalla teoria che questi coefficienti che rappresentano i parametri direttori del vettore ortogonale al piano sono esattamente gli stessi parametri direttori del piano cercato. A questo punto possiamo quindi scrivere che A è uguale a 0, B è uguale a 1, C è uguale a 2. Il passo successivo, una volta che abbiamo determinato A, B e C, è andare a inserire nella nostra equazione del piano questi valori. Quindi A uguale a 0, quindi 0 per x, più B è uguale a 1, quindi 1 per y, più C è uguale a 2, 2 per z, più D uguale a 0. A questo punto occorre determinare D. Come possiamo determinarlo? Dobbiamo imporre la condizione sul punto P. Il punto P appartiene al piano, quindi dovremmo andare a inserire al posto di x il valore 1, al posto di y il valore 0 e al posto di z il valore 1. Facciamolo. 0 per 1 più 1 per 0 più 2 per 1, il valore di z, più d uguale a 0. Quindi d è uguale a meno 2. A questo punto abbiamo tutti i dati per scrivere l'equazione del nostro piano cercato. Quindi avremo a 0 per x, quindi non lo mettiamo, b è uguale a 1 per y, quindi y, c è uguale a 2 più 2z, d è uguale a meno 2 uguale a 0.
Questa è l'equazione del piano cercato. Questo esercizio, inoltre, ci dà la possibilità di ripassare il concetto di fascio improprio. Un fascio improprio di piani è costituito da tutti i piani paralleli a un piano dato. A questo punto ci chiediamo quale sia l'equazione di questo fascio improprio costituito da tutti i piani paralleli a questo piano. Benissimo, l'equazione sarà del tipo y rimane tale quale più 2z rimane tale quale più questa volta un parametro reale k. Ora, è interessante osservare che ci sono due casi molto particolari. Il primo, quindi, se k è uguale a meno 2, otteniamo esattamente il piano che avevamo trovato prima. In maniera altrettanto interessante, se k è uguale a 0, troviamo il piano passante per l'origine. Per completezza, diciamo che esistono anche i fasci propri di piani e sono quei fasci che hanno in comune una retta.